Queste sono le impronte del fratino. Si riconoscono perché sono piccole, non sono palmate, hanno queste tre dita che si allargano nella parte distale e non hanno un dito posteriore. E spesso se ne trovano molte in corrispondenza proprio nella stretta vicinanza del nido. Il Charadrius alexandrinus, noto comunemente come fratino, è un piccolo abitante degli ambienti umidi e costieri. Appartiene al gruppo dei limicoli, ossia quegli uccelli che si nutrono di invertebrati, ricercandoli nel terreno sabbioso o fangoso umido, il limo, appunto. Il colore del suo piumaggio gli consente di nascondersi nell'ambiente in cui vive. La femmina, infatti, è color sabbia e bianco. Il maschio si distingue per una mascherina sugli occhi e un collarino sul petto, entrambi neri, ma anche per la caratteristica macchia nera sulla fronte, che ricorda la chierica di un frate francescano, da cui il nome comune fratino. Per la nidificazione predilige aree sabbiose o fangose come le rive dei mari, dei laghi, le foci dei fiumi, le saline, le lagune salmastre. Il nido è una semplice buchetta dove la femmina depone generalmente 3 uova che vengono covate per quasi un mese. Maschio e femmina si alternano nella cova con turni lunghi di circa 12 ore. Generalmente la femmina cova durante il giorno e il maschio le dà il cambio la sera. Li conosce? Sì. Li ha visti? Sì, sì. Quindi li vede anche quando sta in spiaggia? Sì, sì. Ha visto dei nidi? No, ho visto solo loro piccolini che vengono a mangiare le briciole sotto gli ombrelloni. Have you seen the birds nesting here, the Kentish plover? Yes. Last year we were here and the birds were on beach and we know the name. They walk one over the beach and here under, and then you can see the steps, the small steps. Il fratino è una specie bandiera degli ecosistemi dunali, valutata in pericolo nella lista rossa IUCN degli uccelli nidificanti in Italia, e la sua presenza è un indicatore dello stato di salute delle spiagge. Nonostante goda di completa protezione, purtroppo è una delle specie nidificanti in Italia più minacciate. Nell'ultimo decennio la sua popolazione si è più che dimezzata, in alcune regioni addirittura si è ridotta dell'80%. Le cause sono diverse, ma soprattutto la perdita di habitat idoneo. Il fratino infatti compete con l'uomo per l'utilizzo delle aree preferite per la nidificazione. L'uomo utilizza le spiagge soprattutto e alcune pratiche non compatibili con la sua tutela lo minacciano, ad esempio la pulizia meccanica delle spiagge, che oltre ai rifiuti rimuovono anche tutti quelli che sono la vegetazione e i detriti naturali, che invece aiutano il fratino a nascondersi naturalmente dai predatori. In questi anni, 30 anni, come hai visto cambiare la spiaggia? Guarda, la spiaggia è cambiata, a parte le mareggiate che purtroppo con il Levante, la Breccia viene da Marina dove ha fatto un sacco di disastri, da Marzocca, e noi cerchiamo di arginare, ma qui un tempo c'erano, stiamo parlando 40 anni fa, le dune di sabbia. Il periodo importante dell'evoluzione della spiaggia di Ponente qua è stato negli anni 70. Prima di quei anni c'erano le dune, quello che restava delle dune, perché qua è stato coltivato da tanto tempo, da quando hanno fatto la ferrovia, quindi dall'800. Però le dune c'erano. Poi c'è stato questo grosso processo di erosione e anche del saccheggio della sabbia. La sabbia veniva prelevata abusivamente. Siamo nel periodo del boom edilizio, anni 60. E quindi la sabbia serviva per le costruzioni.
L'utilizzo intenso delle spiagge e l'erosione costiera hanno ridotto notevolmente l'habitat prediletto dal fratino per la nidificazione. Si tratta della zona al piede della duna, con la tipica vegetazione pioniera, quindi non molto fitta, che consente a un fratino di nascondersi, mantenendo allo stesso tempo una visuale ampia per individuare possibili predatori. Questa è la situazione perfetta per loro. I pulcini di fratino sono molto suscettibili alla predazione, ma se hanno una situazione in cui possono trovare sia da mangiare, ma poi trovare un posto dove rifugiarsi, quindi con vegetazione naturale, detriti naturali, dove nascondersi e scomparire, possono appunto salvarsi dalla predazione. La rinaturalizzazione delle spiagge è quindi di vitale importanza, e non solo per il fratino, ma per la salute di un intero habitat. Le piante che crescono sulla sabbia, adattate alla salsedine e ai venti, ospitano infatti numerosi organismi. La spiaggia non è un ambiente morto, come molte persone che si godono una giornata al mare possono pensare. Il litorale di Senigallia è un esempio positivo di gestione. L'amministrazione locale ha infatti accolto la richiesta di delimitare parte della spiaggia con una recinzione leggera per permettere una graduale rinaturalizzazione. Senigallia ospita il contingente più importante delle Marche a livello di coppie nidificanti e di nidi. Quest'anno abbiamo censito oltre 50 nidi. Inoltre sono state realizzate numerose attività di informazione alla popolazione sulla presenza del fratino, le sue abitudini e i corretti comportamenti da tenere. Chiediamo del fratino. Questo ragazzo si ricorda di aver fatto una ricerca quando era a scuola, si ricorda della persona che l'ha stimolato a fare questa ricerca, e questa persona chi è? Un tale Claudio. Esatto, Claudio. Dov'è Claudio? Claudio, vieni. Non ti far desiderare. Claudio è l'ornitologo che dal 2010 sta dietro al fratino come un pazzo. E qui il cerchio si chiude. Sì. Abbiamo avuto modo di fare qualche uscita lungo il mare di Senigallia e poter osservare la presenza del fratino. E, ricordo che c'erano delle piccole trappoline dove si cercava di catturare questo fratino, ma con lo scopo di poterlo poi tracciare, quindi seguirne gli spostamenti e farne poi uno studio. Questi sono i miei ricordi. È rimasto impresso? Sì, molto, sì, no, devo dire la verità, è stato breve, però è stata una bella esperienza. Sono un inanellatore dal 2000, mi occupo in inanellamento dei frattini dal 2010, a seguito di un progetto coordinato dall'ISPRA. Il progetto è iniziato nel 2010 in maniera continuativa fino al 2016, ha avuto un'interruzione di 3 anni circa, è ripreso nel 2020 sia con gli anelli colorati e poi dall'anno scorso 2021 con anelli colorati e anche integrazione con la posizione di GPS ad alcuni esemplari per studiarne sia l'uso dello spazio che i movimenti migratori. Pesa 43 e 41. Meno 1,42. Sembra che cammini bene. Grazie sia all'inanellamento che allo studio con le tag GPS,
abbiamo confermato che la nostra popolazione è parzialmente migratrice. Significa che alcuni individui rimangono nel nostro paese tutto l'anno ed altri invece migrano. La nostra sorpresa è che quelli che migrano non vanno soltanto in Africa, ma abbiamo avuto anche prove di migrazioni inverse, cioè animali che invece si spostano verso nord, semplicemente per trovare delle zone più tranquille, ricche di cibo, dove trascorrere l'inverno. Molti individui decidono invece di trascorrere tutto l'anno molto vicini anche al luogo di nidificazione. Sono anche gli individui che sono più fedeli al luogo di nidificazione e anche più fedeli al proprio partner di anno in anno. La pulizia meccanica della spiaggia, rimuovendo anche la vegetazione e i detriti naturali, espone maggiormente il fratino alla minaccia di vecchi e nuovi predatori. Ultimamente abbiamo avuto questo problema grosso di queste cornacchie che secondo me hanno ucciso i 2 piccolini, gli unici 2 che erano nati in zona. Queste 2 cornacchie che era il primo anno, prima solo i gabbiani, adesso tra qualche giorno arrivano i gabbiani, perché anche qui c'è una bella colonia di gabbiani e loro arrivano, è così Cioè, no, perché loro nidificano qui sopra, c'è la vecchia discarica di Senigallia, a 3 km e più c'è un laghetto artificiale e nidificano intorno. Come abbiamo detto, il fratino può sopportare un certo livello di predazione, ma quando questa poi è eccessiva non riesce a portare avanti nessuna delle nidificazioni e quindi per esempio specie invasive come ratti, specie domestiche come appunto i gatti e i cani, o semplicemente specie che vengono attirate dalla presenza dell'uomo per i rifiuti o comunque la semplificazione ambientale, come le cornacchie, può portare a un eccessivo carico di predazione. I cani qui non possono andare sulla spiaggia. Qui dove? Qui nella zona nostra, però c'è qualcuno del campeggio che li porta tante volte che non potrebbe portarlo giù in spiaggia. Senza guinzaglio poi, la mattina presto. E quello potrebbe essere un altro problema grosso per i fratini. In realtà il fratino se è abituato ad una presenza non disturbante dell'uomo, quindi seguendo alcune pratiche compatibili con la sua presenza, è ben contento anche di stare in vicinanza dell'uomo, perché questo lo aiuta anche a tenere lontano la predazione naturale. Siamo nel margine meridionale del delta del Po, al confine tra le province di Ravenna e di Ferrara, in un'area denominata Sacca di Bellocchio, una zona lagunare salmastra costiera che dal 1972 è riserva naturale. Come Carabinieri per la biodiversità seguiamo la gestione di queste aree che appunto possono sembrare in un primo momento molto uniformi, ma che in realtà ospitano una elevatissima biodiversità sia dal punto di vista vegetazionale che dell'avifauna, quindi della comunità associata a questi ambienti. Facciamo monitoraggio sulla nidificazione del fratino dall'anno 2010, l'anno in cui è iniziato la ricerca, la tutela la messa in sicurezza tramite queste gabbie sui nidi per evitare la predazione che era una predazione importante sull'andamento della covata, della nidificazione dei fratini. In questa zona naturale, in quest'area protetta,
I principali predatori sono i gabbiani reali, che seguono questo movimento stereotipato del fratino che va, esce, scappa all'avvicinarsi di un ipotetico predatore che può essere anche l'uomo che passeggia. Lui scappa, esce dal nido, poi magari una volta che il predatore o anche una persona si è allontanato rientra sul nido. Quindi questo movimento di fuga e di rientro fa sì che il predatore attento, come può essere un gabbiano reale sulla spiaggia, vede e va alla ricerca anche lui del nido per poi predare le uova. Con l'iniziativa di mettere queste gabbie siamo riusciti nel tempo a far sì che molti nidi arrivassero alla schiusa. Quest'anno, ad esempio, nell'anno 2023, su 5 nidi lasciati liberi, i 5 nidi sono stati subito predati. Ma in questa meravigliosa area naturale protetta, il fratino non deve difendersi solo dai predatori. Purtroppo è una zona in rapidissima dinamica e quando dico rapidissima dinamica lo cito in senso negativo, c'è una fortissima erosione. Nel corso degli anni abbiamo che dal 2000 al 2020 si nota una perdita di spiaggia corrispondente anche a 250 metri in corrispondenza della foce del Gobbino. Volendo fare una media abbiamo quindi una perdita di 12-13 metri di spiaggia l'anno. Ragionando in termini non solo di perdita di spiaggia ma di perdita di habitat, di nidificazione del fratino, ovviamente questi numeri appaiono molto preoccupanti. Le motivazioni di tale erosione in un tratto di costa così interessato dai corsi fluviali può essere sicuramente un ridotto apporto del trasporto solido ad opera dei fiumi. La causa di questo ridotto apporto può essere principalmente per o il prelievo di inerti dai fiumi che vengono utilizzati per la realizzazione del calcestruzzo utilizzato nell'edilizia o anche per la realizzazione e la costruzione di dighe a monte o il cambio del corso fluviale che può aver modificato quindi la velocità del flusso del fiume e di conseguenza il trasporto. Sulla costa possiamo avere anche delle cause che intervengono direttamente sull'erosione costiera e sono prevalentemente la realizzazione di opere antropiche. Nonostante le sfide da affrontare, il fratino che nidifica in quest'area naturale protetta trova nell'abbondante biodiversità un grande alleato. In un contesto di totale naturalità, infatti, il fratino predilige nidificare insieme ad altre specie che sono più aggressive, ad esempio il fraticello, la beccaccia di mare, che invece nidificano in colonie e volentieri attaccano i predatori che si avvicinano, anche gabbiani di grandi dimensioni o rapaci. Quest'anno ci sono state anche le avocette che hanno nidificato nelle zone marginali della laguna, quindi avocette, fraticelli e fratini. Le avocette, che sono più grandi dei fratini, difendevano anche il nido del fratino, difendendo il loro nido difendevano anche il nido dei fratini. Quindi abbiamo visto più volte dove è passato un rapace diurno, si sono alzati in volo tutte le avocette e i fraticelli per difendere e allontanare il predatore. L'importanza dei monitoraggi è fondamentale, sia per noi come ente gestore, sia per chi come ISPRA ha questo ruolo dal punto di vista istituzionale. Quindi c'è questa stretta relazione e collaborazione. Il futuro del fratino, come quello di molte altre specie, è incerto.
La sopravvivenza degli habitat e della loro biodiversità dipendono dalle nostre azioni e dalla consapevolezza delle loro conseguenze. È solo unendo le nostre forze, agendo con responsabilità e con una visione a lungo termine, che possiamo sperare di proteggere e preservare la bellezza e la ricchezza della natura che ci circonda, assicurando così la sopravvivenza non solo del fratino, ma di tutte le forme di vita sulla Terra, compresa la nostra. Siamo chiamati a essere i custodi di questo meraviglioso pianeta.